Show me a crew like a knife too. Getting this rhythm, I'm riding on top. Dropping it heavy, not ready to stop. Banging on beats like a bouncing about it. Ciao ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta. Oggi vi porto con me in un passo incredibile sia dal punto di vista dell'ingegneria stradale, per come è stato costruito, per le tempistiche in cui è stato costruito, sia dal punto di vista storico. Sto parlando di Passo San Boldo. Non è un passo alpino, quindi non parliamo di passi oltre i 2000 metri. È un passo che va dai 700 agli 800 metri, mi sembra che sia 770 metri per la precisione, ma dal punto di vista storico è incredibile. Era utilizzato già in epoca medievale, probabilmente anche romana, ci sono i resti di una torre bizantina. Era utilizzato come scorciatoia per i commercianti di legname per tornare nelle Alpi una volta che avevano venduto il legname a Venezia, che veniva utilizzato per la flotta navale di Venezia. C'era una dogana, questa dogana c'è ancora, pensate che è lì dal 1400. E poi, come sempre in tutti i miei videoblog, ci sarà una parte di esplorazione, visto che passeremo veramente vicino a tanti posti interessantissimi. Passeremo vicino al Piave, il fiume sacro per la patria, ne parleremo poi, vicino al punto in cui l'esercito italiano sfondò proprio nell'ultima battaglia della prima guerra mondiale l'esercito austro-ungarico, nella battaglia decisiva che poi portò alla vittoria. Passeremo dei castelli, passeremo dei canyon, ci saranno un sacco di cose da vedere. Vedo quanto tempo ho di farvele vedere tutte. Comunque di sicuro il Passo San Boldo ve lo faccio vedere da ogni punto di vista, vi racconterò tutti gli aneddoti che lo hanno attraversato. Il Transalp è pronto, quindi venite con me. Le brume della Valsugana, adesso prendo la galleria e ci tiriamo fuori dalla Val Brenta, che è la parte finale della Valsugana. È qua dove si coltivava il tabacco. Adesso qui su questo ponte superiamo il mitico fiume Piave, mitico in assoluto, fiume proprio sacro alla patria, proprio è anche un po' il simbolo anche della regione Veneto, perché attraversa la regione Veneto da nord a sud e sfocia un pochino più a nord di Venezia. Era appunto utilizzatissimo per i commerci durante tutto il Medioevo e fino a poco tempo fa, insomma fino anche all'inizio del secolo. Ci sono state moltissime critiche appunto perché è un fiume sacro alla patria, quindi molto famoso, ma viene sfruttato tantissimo dal punto di vista idroelettrico, e quindi è stata fatta proprio una legge apposita per garantire sul fiume Piave appunto quello che si chiama il minimo deflusso vitale, cioè il minimo afflusso delle acque che garantisce un ecosistema funzionante sul fiume. Il fiume Piave è anche famosissimo perché segnò il punto di ritirata più avanzato dell'esercito italiano, cioè l'esercito si ritirò al massimo entro i confini del fiume Piave. Il fiume Piave venne tenuto e da lì c'è anche la famosa foto, non so se l'avete mai vista, che venne scritta su un muro di una casa, magari ve la metto qua in sovraimpressione sul video: tutti eroi o il Piave o tutti accoppati. Cioè il Piave, anche proprio per il morale delle truppe, andava tenuto. E qua vicino c'è proprio il punto che si chiama Isola dei Morti, proprio il punto dove l'esercito italiano cominciò l'avanzata nella battaglia finale, la battaglia del solstizio, e riprese tutti i territori che gli austro-ungarici avevano riconquistato durante la rotta di Caporetto. Volevo solo farvi capire l'importanza che il Piave ha avuto proprio per la patria, anche perché quando noi lo attraversammo, come fa la canzone, il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio 1915, l'Italia entrò in guerra contro l'ex alleato austro-ungarico. Quindi è stato sia il fiume che abbiamo oltrepassato per entrare in guerra, sia il fiume che ha tenuto testa, in cui l'esercito italiano non è retrocesso. Andiamo al passo. La strada è ancora umida perché ieri è piovuto tantissimo. Bella stradina immersa nel bosco, strada un po' dissestata. Bellissima questa strada nel bosco. Eccomi ragazzi, sono arrivato io e il mitico Transalp a Passo Praderadego.
aspetta che zoomo indietro, c'è un po' di foschia che viene su dalla valle, da qua il cielo invece è bello azzurro. Adesso riscendo e arrivo a Passo San Boldo. Qua Passo Praderadego non c'è molto da dire, sembra che il nome derivi, l'etimologia derivi dal posto dove venivano ad essere risolte le controversie. Ci sono spesso questi posti in Trentino, c'erano i capitelli della regola dove ci si trovava a discutere le controversie sul bestiame, sui terreni, e probabilmente ci si trovava qua magari perché era proprio tra due valli, quindi se c'erano delle controversie era un po' una zona di confine. Guardate che figata la nebbia che sale qua dietro. Va bene ragazzi, non perdiamo altro tempo, andiamo al Passo San Boldo, l'obiettivo di oggi. Ecco qua il cartello del passo, 910 metri. E ora riscendiamo. Bellina qua la strada però, molto bella. Guarda lì, là sotto c'è proprio la pianura. E quelle lì, patrimonio dell'UNESCO, sono le colline del Prosecco. Bellissime. Oggi purtroppo non ho tempo di andare a vederle, forse il prossimo giro. Mamma mia, ma che posto ha? C'è una tomba. Postazione di cannone austro-ungarico, luogo di pace, memoria e culto. Beh, è veramente bello questo Passo Praderadego. Quello che avete appena visto nelle immagini, ragazzi, quello lassù è Castelbrando. Il castello prende il nome dalla famiglia forlivense dei Brandolini, che tennero il castello per molto tempo. In realtà le origini del castello vengono fatte risalire al 990. Ebbe varie vicende, lo tenne questa famiglia forlivense di Forlì proprio per moltissimo tempo, e poi fino al 1964 mi sembra. Poi lo vendette ai Salesiani e adesso è di proprietà di un imprenditore, viene utilizzato per feste, convegni e robe insomma in cui servono 4 soldi, ecco. Comunque carino, bello da visitare. E la cosa incredibile, adesso qua non si vede con la GoPro perché avete un super ampio campo visivo, ma quando arriviamo sotto ve lo faccio vedere meglio. C'è proprio un salto di roccia, è quello la caratteristica di questo passo incredibile. Questo ovviamente, questo canyon dove c'è il passo è chiaramente di origine glaciale, è stato scavato da un fiume conseguente allo scioglimento dell'enorme ghiacciaio, che è anche quello che poi ha originato tutti i vari laghi, tra cui il lago di Garda, che copriva il nord Italia nell'ultima glaciazione. E qua chiaramente ci passò anche il Giro d'Italia, vedete che c'è la maglia rosa, 18 tornanti per arrivare su. Pensate quanta gente è passata di qua, incredibile. Vedete lì il salto di roccia, ragazzi, proprio, cioè la valle non sale dolcemente, c'è proprio una falesia di roccia che fa come da tappo della valle. Eccolo qua, il San Boldo con tutte le sue gallerie. Eccoci ragazzi, finalmente arrivati al Passo San Boldo. Allora, questo passo, come potrete sentire dal passaggio delle macchine, è a tutt'oggi ancora molto frequentato. Ma iniziamo proprio dalla sua storia, dall'inizio. Allora, questo passo mette in comunicazione il Trevigiano con il Bellunese, quindi era un passo fondamentale. Perché era fondamentale? Perché ci passavano i commerci. Innanzitutto, tutto il legname che veniva preso nelle Dolomiti bellunesi veniva caricato sul Piave tramite delle zattere, era proprio un lavoro questo degli zattieri. Il Piave poi sfocia il mare Adriatico poco sopra Venezia e veniva venduto a Venezia. Per tornare indietro questi zattieri passavano proprio qui dal Passo San Boldo. Infatti qua sopra appunto conferma che era un punto in cui
passavano molte merci, c'era una piccola dogana per il pagamento dei dazi. Questa dogana, questa osteria c'è ancora, pensate, la più antica del Veneto, del 1492. Questo diciamo passo qui non c'era la strada, diciamo, proprio fino all'inizio del Novecento, era solo una mulattiera. L'esercito italiano e lo Stato italiano comincia la costruzione della strada nel 1914, poi cosa succede però? Subito l'anno dopo scoppia la guerra, quindi i lavori vengono interrotti fino alla rotta di Caporetto, in cui c'è stata questa devastante offensiva da parte dell'esercito austro-ungarico, e gli italiani sono proprio ritirati fino alla linea del Piave, quindi letteralmente qui dietro. Quindi la sesta armata austro-ungarica, che aveva base a Vittorio Veneto, che è qui vicino, però combatteva sul Monte Grappa, aveva assolutamente bisogno di trasportare l'artiglieria da Vittorio Veneto al Monte Grappa, e per farlo doveva passare qui. Quindi prende in mano i lavori e stabilisce che entro 100 giorni la strada deve essere finita, quindi li prende in mano il 1° marzo e dice che marzo, aprile, maggio, entro la fine di maggio doveva essere finita, appunto per la famosa offensiva del solstizio, che fu la battaglia finale della prima guerra mondiale, in cui poi alla fine l'esercito italiano vinse. Fecero questa strada e questi tornanti con una pendenza massima del 10%, appunto per far passare l'artiglieria, e furono impiegate tutte le manovalanze possibili, e tutto a mano con gli scalpellini. Quelle pareti che vedete sopra sono state tutte fatte da scalpellini o con delle mine, cioè proprio addirittura avevano stabilito gli orari in cui far scoppiare le mine ogni giorno, e vennero utilizzati tutti quelli che potevano essere utilizzati, quindi donne, bambini, anziani, chiunque, per concludere velocemente questa strada. Quindi è una storia veramente incredibile, e adesso saliamo in moto e la visitiamo. Ci sono anche delle foto della costruzione, guarda che figo, con i muli, guarda, con i contrafforti. Ecco, partenza, attesa un po' lunga, però adesso dovremmo essere ragionevolmente sicuri che non ci sono macchine che vengono in senso contrario. Eccoci qua, in cima. Che top. E questa qua, eccola qua, è la Muda, strada della Muda infatti si chiama, e vediamo Osteria La Muda, che è aperta o chiusa? Chiusa mi sa, e mantiene le sue caratteristiche architettoniche essenziali fino all'inizio della guerra, poi dopo venne cambiato, insomma. Ciao, stavo guardando la storia, siete chiusi oggi? Cavolo, beh, è una buona scusa per tornare. Cosa si prova a gestire un'osteria del 1470? Custodi, no? Quindi, sì, eh? sì. I muri sono questi, gli stemmi che vede anche qua fuori. Ma gli stemmi sono di qua? Sì. Ah, ok. Qui ci sono quelli che ha affisso Venezia nel 1400. Ah, e quelli sono originali, pazzesco. Sì, c'è lo stemma della città di Belluno, perché qui era sotto Belluno, dopo è passata sotto Treviso. E c'è il leone di San Marco, e poi lo stemma del capitano Venier, che era, diciamo, quello che controllava. Sì, famoso della battaglia nell'Adriatico. Sì. E quelli sono sempre rimasti lì. In corrispondenza di ogni stemma c'è un arco, perché qui era un porticato. Ok, entravano. E la strada originaria era questa, non sotto? No, infatti abbiamo una foto che qui la strada non esisteva, c'era una casa al posto del ponte. Ma ascolta, avevo una domanda, come mai hanno fatto tutto questo scavo per passare su questo passo qua, se c'è il passo qua dietro? Radego, sì. Era più difficoltoso accedere, la strada qua già c'è. Ah, era più facile. Il tratto erano dei scalini scavanti sulla roccia, sì. Su a dorso di mulo, quindi dovevano scaricare i carri, È stata chiusa però per 13 anni negli anni 80, dall'80 fino al 93. In 100 giorni l'hanno costruita, 13 anni. Va bene. Ascolta, grazie mille per le spiegazioni, tornerò sicuramente quando siete aperti. Muri originali, stemmi originali, incredibile, solo in Italia ragazzi. Anche la storia del capitano Venier di Venezia è pazzesca. E ecco qua giù le fantastiche Dolomiti bellunesi. Cioè, in quale altro paese tu trovi una osteria del 1400 con i muri originali e gli stemmi originali?
Cioè, tu venivi qua nel 1400, torni, c'è la stessa casa. Pazzesco. Mamma che spettacolo. Guarda che montagne. E anche oggi un po' di sterratino c'è sempre, eh? Un bello spot per fermarsi. Tac. Oppala. 1, 2, 3. Via. Allora. Fatica. Ok ragazzi, anche per oggi è tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate trovato i contenuti interessanti. Se è così lasciatemi un like, così l'algoritmo di YouTube lo fa vedere a più persone possibili. Se i contenuti del canale vi piacciono, considerate di iscrivervi e noi ci vediamo come sempre alla prossima volta. Ciao ragazzi!